Lezione 1. Moda all'avanguardia. Hai visto le ultime tendenze dello street style? Sì, certo. Sembra che oggigiorno tutti stiano diventando fashion blogger. Vero? La penso allo stesso modo. Lo street style è così unico ed espressivo. Assolutamente. È affascinante come le persone mescolino stili diversi per creare qualcosa di nuovo. Mi piace come riflette le personalità individuali. Qual è il tuo look street style preferito? Ammiro molto le giacche oversize abbinate ad accessori chic. Sono un vero e proprio colpo d'occhio. Ottima scelta. È tutta una questione di sicurezza, non è vero? Assolutamente sì. E la cosa migliore è che chiunque può riuscirci, con il giusto atteggiamento. È stimolante vedere come la moda possa dare alle persone la possibilità di esprimere se stesse. Lezione 2. Affrontare le preoccupazioni. Sono disponibile ad affrontare le tue preoccupazioni. Cosa ti preoccupa in particolare? Sono in ansia per la presentazione imminente. È comprensibile. Le presentazioni possono essere snervanti. Sì, soprattutto quando vuoi fare una buona impressione. Hai provato il tuo discorso? Un po', ma mi sento ancora impreparato. Forse potremmo ripercorrerlo insieme? Mi aiuterebbe davvero tanto. Gradirei un tuo feedback. Certo. Possiamo trasformarla in una prova divertente. Lezione 3. Invito alla festa di compleanno. Senti, sono stato invitato a una festa di compleanno. Vuoi venire con me? Sembra divertente. Chi organizza la festa? È un amico di lavoro. Organizza sempre feste fantastiche. Ne ho sentito parlare molto bene. Qual è il tema di quest'anno? Sarà un incontro informale con giochi e cibo. Sembra perfetto. Adoro le feste informali. Anch'io. È un ottimo modo per rilassarsi e conoscere nuove persone. Hai intenzione di portare un regalo? Ho pensato di regalargli qualcosa di personale, come una tazza personalizzata. Lezione 4. Origini dei materiali. È interessante notare come alcuni materiali non provengano dal loro regno. Esatto. Ad esempio, molti metalli si trovano nei fiumi di montagna. Sì, e poi vengono portati nelle fabbriche per la raffinazione e la lavorazione dei metalli. È incredibile come la natura ci fornisca risorse. Assolutamente sì. Ti fa apprezzare la maestria artigianale che c'è dietro. Sono d'accordo. Ogni pezzo ha una storia dietro. Hai mai pensato a quanto dipendiamo da questi materiali? Sempre. È essenziale per moltissimi settori. Sì, ed è fondamentale utilizzarli in modo sostenibile. Lezione 5. Contesto storico. In quel periodo molte persone furono internate e imprigionate. Sì, e non ha colpito solo i singoli individui, ma anche le loro famiglie. Lo sai meglio di me, ho ricevuto un resoconto dettagliato a riguardo.
È straziante pensare a quelle esperienze. È proprio così. La storia ha la tendenza a ripetersi se non stiamo attenti. Esatto. Dobbiamo imparare dal passato per creare un futuro migliore. Cosa pensi si possa fare per sensibilizzare l'opinione pubblica? L'istruzione è fondamentale. Dovremmo condividere queste storie più ampiamente. Sono d'accordo. È fondamentale mantenere viva la conversazione. Lezione 6. Idee contrastanti. È interessante notare come una piuma sia leggera, mentre un elefante sia pesante. Sì, è un'analogia perfetta per idee contrastanti. Esatto. Lo zucchero è dolce, ma il limone è aspro. Questi contrasti possono insegnarci molto sull'equilibrio nella vita. Assolutamente. Si tratta di apprezzare le differenze. E capire che entrambe le parti hanno il loro valore. Esatto. La vita è un mix di momenti dolci e amari. È ciò che rende le nostre esperienze più ricche e complesse. Sì. Accettare questi contrasti può portare alla crescita personale. Lezione 7. Sovrapposizione delle ore di lavoro. Penso che abbiamo stabilito alcune sovrapposizioni di orari di lavoro. Sì, è stato davvero utile per la collaborazione. Ci consente di comunicare in tempo reale, il che è essenziale. Certamente, rende gli aggiornamenti dei progetti molto più semplici. Sono d'accordo. Inoltre, possiamo fare brainstorming di idee insieme in modo efficace. Esatto, stimola la creatività e il lavoro di squadra. Hai notato un miglioramento nella nostra produttività? Assolutamente. Ho la sensazione che stiamo facendo di più. È fantastico vedere come una comunicazione efficace possa migliorare il nostro lavoro. Lezione 8. Cucina locale. Non sappiamo cosa ordinare dal menù. Lo so, è sempre una decisione difficile quando si va in un posto nuovo. Ho sentito dire che la specialità è il piatto locale. Questo è ciò che ha consigliato il cameriere, giusto? Sì, sembrava davvero entusiasta. Forse dovremmo provarci. Penso che sia un'ottima idea. È il modo migliore per vivere la cultura. Inoltre, è sempre divertente provare qualcosa di nuovo. Esatto. Ordiniamolo e vediamo che sapore ha. Lezione 9. Sistema sportivo. Sembra che il paese sia inondato dal suo sistema sportivo professionistico. Sì, è affascinante come lo sport possa unire le persone. Ma solleva anche interrogativi sulle priorità, non è vero? Assolutamente sì. Per un motivo o per l'altro, gli Stati Uniti hanno optato per un approccio diverso. Esatto. È un modello unico rispetto ad altri paesi. Mi chiedo come ciò influisca sugli atleti e sul loro sviluppo. Ha sicuramente un impatto sulle loro opportunità e sui loro sistemi di supporto. È interessante analizzare i pro e i contro di un sistema del genere.
Sì, e questo suscita molte discussioni sulla cultura sportiva. Lezione 10. Successo condiviso. Sembra che Gilbert pensasse che Sullivan si prendesse la maggior parte del merito per le loro operette. Sì, è un problema comune nelle collaborazioni, non è vero? Assolutamente sì. Può essere frustrante quando i contributi non vengono riconosciuti equamente. Chissà cosa ne pensò Gilbert. Ha influenzato la loro collaborazione? Probabilmente sì. Le divergenze creative possono creare tensioni. Giusto. È fondamentale comunicare apertamente in queste situazioni. Pensi che le loro opere sarebbero state diverse se avessero avuto una comprensione migliore? Certamente. La collaborazione prospera nel rispetto reciproco e nel riconoscimento. È affascinante come le dinamiche possano dare forma alle creazioni artistiche. Lezione 11. Acquisti intelligenti. Ho fatto acquisti online per ottenere un prezzo migliore. Questa è una mossa intelligente. Fare acquisti online può far risparmiare un sacco di soldi. Esatto. Allora, a che ora pensi di iniziare a fare shopping? Di solito preferisco fare shopping la sera, quando ho più tempo. Ha senso. È bello navigare senza distrazioni. Inoltre, posso confrontare facilmente i prezzi senza sentirmi di fretta. Assolutamente sì. Hai trovato qualche buona offerta di recente? Sì, ho trovato un fantastico paio di scarpe a un prezzo scontato. Fantastico. Mi piace quando scopri risparmi inaspettati. Lezione 12. Esplorazione dei sentieri. Ho sentito parlare di un bellissimo sentiero chiamato Pine Valley. Oh, ne ho sentito parlare. Non è un po' impegnativo? Sì, lo è, ma si dice che il panorama sia mozzafiato. Sembra proprio che ne valga la pena? A volte i sentieri più difficili portano ai panorami più belli. Esatto. Ti piace fare escursioni su sentieri impegnativi? Certo che sì. Raggiungere la vetta dà un senso di realizzazione. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. Assolutamente sì. Hai fatto escursioni impegnative di recente? Non ultimamente, ma mi piacerebbe molto affrontare Pine Valley questa stagione. Lezione 13. Affrontare la dipendenza. Dobbiamo parlare della dipendenza psicologica dall'alcol. Sì, è un problema serio che riguarda molte persone. Questo problema può avere conseguenze terribili per la salute di una persona. Assolutamente. Può influenzare ogni aspetto della loro vita. Penso che sia importante sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento. Sì, comprendere i segnali può aiutare le persone a chiedere aiuto più rapidamente. Quali ritieni siano i modi efficaci per sostenere qualcuno in difficoltà? Incoraggiare e fornire risorse può fare una grande differenza. Certamente. Si tratta di costruire un sistema di supporto per la guarigione. Lezione 14. Preparazione della salsa. Hai preparato la salsa per cena? Sì, ho usato un mix di salsa di pomodoro e spezie macinate.
Sembra delizioso. Che tipo di spezie hai aggiunto? Ho aggiunto aglio, basilico e un pizzico di peperoncino in fiocchi per dare un tocco piccante. Wow, sembra delizioso. Hai un ingrediente segreto? Beh, mi piace aggiungere un po' di zucchero per bilanciare l'acidità. Ottimo consiglio. Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio, non è vero? Esatto! Cucinare è come un'arte, ogni piccolo dettaglio è importante. Non vedo l'ora di assaggiare la tua creazione. Lezione 15. Servizio navetta. La navetta ferma in entrambi i terminal. Sì, ferma sia al terminal nazionale che a quello internazionale. Comodissimo. Rende il viaggio molto più facile. Assolutamente sì! Nessuno vuole camminare a lungo con un bagaglio pesante. Giusto. Con quale frequenza passa la navetta? Passa ogni 15 minuti, il che è piuttosto buono. Che rassicurazione. Odio aspettare i mezzi pubblici. Anch'io. È bello avere un'opzione affidabile. La prossima volta che viaggio prenderò sicuramente in considerazione l'idea di prendere la navetta. Lezione 16. Cultura giovanile. Le persone che fanno parte della cultura giovanile spesso prendono esempio dagli altri. Sì, è affascinante come le tendenze si diffondano attraverso i circoli sociali. Assolutamente. I giovani sono molto influenzati dai loro coetanei. Può essere sia positivo che negativo, a seconda dell'esempio. Giusto. È importante promuovere modelli di ruolo positivi. Sì, e incoraggiare anche l'individualità. Secondo te, come influiscono i social media su questo? Amplifica rapidamente le tendenze, il che può risultare travolgente. Certamente. È un'arma a doppio taglio per i giovani d'oggi. Lezione 17. Yellowstone Canyon. Hai mai sentito parlare delle pareti del canyon che hanno dato il nome a Yellowstone? Sì, sono spettacolari. La geologia lì è affascinante. La zona è ricca di cascate, tra cui un'alta 93 metri. Wow, sembra incredibile. Mi piacerebbe vederlo di persona. È incredibile come la natura crei tanta bellezza. Assolutamente sì. Ti piace esplorare i parchi nazionali? Certo che sì. Ogni parco ha le sue caratteristiche uniche e il suo fascino. Sì, e offrono fantastiche opportunità per fare escursioni e scattare fotografie. Non vedo l'ora di organizzare un viaggio a Yellowstone un giorno. Lezione 18. L'impatto della tecnologia. È incredibile pensare a quanto la tecnologia abbia plasmato le nostre interazioni sociali. Sì, ha cambiato completamente il nostro modo di comunicare. Assolutamente. Le persone sono più connesse che mai, eppure a volte si sentono isolate. Giusto. È un paradosso della vita moderna. Come pensi che possiamo bilanciare tecnologia e relazioni personali? Stabilire dei limiti al tempo trascorso davanti allo schermo può aiutarci a concentrarci sulle interazioni della vita reale.
Sono d'accordo. È importante essere presenti nel momento. Sì, e per coltivare relazioni che vadano oltre gli schermi digitali. Facciamo un patto per avere più conversazioni faccia a faccia. Lezione 19. Spostamenti giornalieri. Ogni giorno prendo lo scuolabus per andare a scuola. Che bello! Deve essere un modo divertente per iniziare la giornata. Sì, lo è. Mi piace chiacchierare con i miei amici durante il viaggio. Sembra fantastico. E tua sorella? Lavora in un'altra città, quindi va al lavoro in auto. Per lei deve essere diverso senza l'esperienza dell'autobus. Sì, il tragitto casa-lavoro è più lungo, ma il suo lavoro le piace. Mi fa piacere sentirlo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Esatto. Ogni tragitto casa-lavoro ha i suoi vantaggi e le sue sfide. Lezione 20. Livelli di energia. Ho notato una differenza nel modo in cui ti senti ultimamente. Certamente. Ho più energia e mi sento più motivato. Fantastico. Cosa pensi abbia causato questo cambiamento? Mi sono concentrato di più sulla dieta e sull'esercizio fisico. Fantastico. Uno stile di vita sano può fare davvero la differenza. Sì, è vero. Mi sento più produttivo e positivo in generale. È motivante vedere che la tua dedizione sta dando i suoi frutti. Grazie. Spero che questo incoraggi altri a fare cambiamenti simili. Assolutamente sì. Si tratta di fare piccoli passi verso una salute migliore. Lezione 21. Testi di storia. Ho appena trovato alcuni testi di storia americana in ottime condizioni. Sembra interessante. Che tipo di testi sono? Coprono vari aspetti della storia americana, dalla rivoluzione al movimento per i diritti civili. Wow! È una gamma davvero completa. Hai un elenco completo dei testi? Sì, certo. Se qualcuno è interessato, può chiamare Maria al numero che ho. È una risorsa fantastica. I testi storici possono davvero aiutarci a comprendere meglio il passato. Assolutamente. È fondamentale imparare dalla storia, non credi? Sì, e avere fonti affidabili rende il tutto ancora migliore. Esatto. Lo condividerò sicuramente con i miei amici. Lezione 22. Consigli sui ristoranti. Certamente, farò una lista dei ristoranti consigliati nella zona. Sarebbe davvero utile. Sono sempre alla ricerca di nuovi posti da provare. Fantastico. Che tipo di cucina ti piace di più? Adoro la cucina italiana, in particolare la pasta e la pizza. Perfetto. C'è un fantastico ristorante italiano in centro. Ne ho sentito parlare. Qual è la loro specialità? La loro lasagna è incredibile e il tiramisù è assolutamente da provare. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di provarlo. Lo aggiungerò alla lista insieme ad altri preferiti. Lezione 23.
piano di pagamento. Il calendario dei pagamenti è impostato su quindicinale. Sembra giusto. Aiuta a gestire il budget, non è vero? Sì, certamente. Ora, parliamo dei dettagli, va bene? Assolutamente sì. Quali sono i dettagli chiave che dobbiamo trattare? Dovremmo parlare della data di inizio e di eventuali bonus. Ottima idea. Sapere quando scade il primo pagamento è fondamentale. Esatto. Voglio assicurarmi che tutto sia chiaro per entrambi. Sì, la trasparenza è importante in qualsiasi accordo. D'accordo. Definiamo tutto in modo da poter procedere senza intoppi. Lezione 24. Piani di progetto. Hai preso in considerazione dei passaggi specifici per raggiungere i tuoi obiettivi? Assolutamente. Ho intenzione di portare avanti un progetto incentrato sul servizio alla comunità. Sembra ammirevole. Cosa hai in mente? Voglio organizzare un evento di pulizia locale. Che bella idea! Può davvero unire la comunità. Esatto. Inoltre, sensibilizza sulle problematiche ambientali. Hai pensato a come promuoverlo? Sì, ho intenzione di utilizzare i social media e i volantini locali. Ottimo piano. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Lezione 25. Vacanza al mare. Ciao. Sei mai stato in vacanza al mare? Sì, adoro la spiaggia. È uno dei miei posti preferiti per rilassarmi. Fantastico. Dove sei stato durante la tua ultima vacanza al mare? Ho visitato una città costiera con bellissime spiagge sabbiose. Sembra fantastico. Quali attività ti sono piaciute di più? Ho passato molto tempo a nuotare e a prendere il sole. Queste sono le migliori attività da fare in spiaggia. Hai provato qualche piatto tipico locale? Sì, il pesce era fantastico, fresco e delizioso. Immagino. Le vacanze al mare sono sempre così rigeneranti. Lezione 26. Esercizi cardio. Di solito mi limito ad esercizi cardio come la corsa e il ciclismo. Fantastico! L'attività cardiovascolare è essenziale per mantenersi in buona salute. Assolutamente sì. Aiuta a migliorare la resistenza e a mantenere forte il cuore. Hai un posto preferito dove correre o andare in bicicletta? Adoro correre al parco, è così rinfrescante. I parchi sono perfetti per questo. Mi piace andare in bicicletta lungo il lungomare. Sembra meraviglioso. La vista deve essere spettacolare. Davvero? E rende l'allenamento più piacevole. Esatto. Si tratta di trovare attività che ti piacciono. Lezione 27. Montreal. Nella provincia del Quebec si trova anche la città di Montreal. Sì, è una città così vivace e con una cultura così ricca.
Tra tutte le città francofone del Nord America, è davvero unica. Mi piace il modo in cui unisce il fascino europeo alla vita moderna. Esatto. I festival e la scena artistica lì sono incredibili. E la scena culinaria è fantastica. Hai mai provato la poutine? Sì, è delizioso. Un must per chiunque venga a trovarci. Assolutamente sì. Montreal ha così tanto da offrire. Non vedo l'ora di tornarci e di esplorare di più. Lezione 28. Mantenere gli oggetti al sicuro. È importante proteggere i propri oggetti, soprattutto quelli di valore. Sono completamente d'accordo. Come li conservi? Li conservo in una scatola robusta e la tengo chiusa a chiave. Sembra un'idea intelligente. Hai un posto specifico dove posizionarla? Sì, lo tengo in un armadio dove non è visibile. Fantastico! È essenziale proteggere i nostri beni da danni o furti. Esatto. Faccio anche un inventario di ciò che c'è dentro. Molto organizzato. Ti aiuterà sicuramente a tenere tutto sotto controllo. Certamente. Mi dà tranquillità sapere che tutto è sicuro. Lezione 29. Piani di viaggio. Sembra fantastico. Hai in mente qualche posto specifico? Sì, stavo pensando di visitare la spiaggia e alcune montagne vicine. Sembrano posti bellissimi da esplorare. Sono d'accordo. Adoro la varietà dei paesaggi. Farai un'escursione in montagna? Assolutamente sì. L'escursionismo è una delle mie attività preferite. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. Hai un sentiero preferito? Sì, c'è un sentiero che conduce a una cascata mozzafiato. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vederlo un giorno. Lezione 30. Mercati locali. Nel nostro itinerario possiamo anche esplorare i mercati locali per acquistare pesce fresco. Sembra entusiasmante. Adoro provare cibo fresco e locale. Esatto. È un modo fantastico per immergersi nella cultura locale. Conosci qualche mercato specifico che dovremmo visitare? Sì, ce n'è uno famoso in centro, noto per la sua varietà. Perfetto! Mi piacerebbe provare nuovi piatti. Sono sicuro che li troveremo delle opzioni fantastiche. Ed è sempre divertente interagire con i venditori locali. Assolutamente sì. Spesso hanno i consigli migliori. Lezione 31. Abito da sposa. Puoi aiutarmi a scegliere un vestito? Devo andare a un matrimonio. Certo! Che stile hai in mente? Penso a qualcosa di formale, ma vorrei distinguermi un po'. Ottima idea! Un bel completo con un tocco di colore potrebbe andare bene. Mi piace. Magari una cravatta colorata o un fazzoletto da taschino? Sì, esatto. Aggiungerà un tocco di classe al tuo look.
Pensi che dovrei optare per un classico abito nero o qualcosa di diverso? Un abito blu navy potrebbe essere un'alternativa elegante al nero. Ottima osservazione. Ci penserò sicuramente. Lezione 32. Aspetti finanziari. Dobbiamo discutere gli aspetti finanziari dell'accordo. Sì, è fondamentale. Su cosa pensi che dovremmo concentrarci per prima cosa? Bene, dobbiamo assolutamente concordare i prezzi e le condizioni di pagamento. Assolutamente sì. Termini chiari aiuteranno a evitare malintesi in seguito. Giusto. Con quale frequenza pensi che si debbano effettuare i pagamenti? Penso che un programma quindicinale potrebbe andare bene per noi. Sembra giusto. Assicuriamoci che sia tutto documentato. Sì, avere tutto per iscritto è essenziale per la chiarezza. D'accordo. Redigiamo presto un contratto. Lezione 33. I sensi nella natura. Loro sono arrivati qui per primi e i suoni, gli odori e le immagini sono troppo accattivanti. Lo so, la natura ha il potere di sopraffare i nostri sensi. Assolutamente. È come essere in un mondo diverso. Sì, e ti fa apprezzare la bellezza che ti circonda. Ti sei mai sentito completamente in pace nella natura? Certamente, c'è qualcosa di rilassante nello stare all'aria aperta. Sono d'accordo. È un ottimo modo per sfuggire allo stress quotidiano. Esatto. Dovremmo organizzare più avventure all'aria aperta insieme. Sembra un'idea meravigliosa. Lezione 34. Turismo estivo. L'estate è il periodo in cui la maggior parte dei turisti visita questa zona. Sì, è incredibile vedere così tante persone divertirsi in questa zona. Assolutamente. L'atmosfera è così vivace e vibrante. Adoro il modo in cui i parchi e le spiagge prendono vita in questa stagione. Vero? È l'occasione perfetta per fare attività all'aria aperta. Hai notato quali sono i luoghi preferiti dai turisti? Assolutamente sì. Il lungomare è sempre pieno di famiglie e amici. Anche i mercati locali sono pieni di visitatori. Sì, è anche il momento ideale per promuovere le attività commerciali locali. Lezione 35. Affrontare il rifiuto. Come affronti il rifiuto? Mi ricordo i miei punti di forza e continuo ad andare avanti. Ottima strategia. Concentrarsi sugli aspetti positivi può davvero aiutare. Sì, è importante restare resilienti. Hai trovato delle tecniche specifiche che funzionano per te? Spesso parlo con gli amici per avere sostegno e incoraggiamento. Ottimo approccio. Circondarsi di positività è fondamentale. Assolutamente. Mi aiuta a ritrovare la fiducia in me stessa. Ammiro il tuo punto di vista. È stimolante vedere come affronti le sfide.